Ciao a tutti, questo è un breve video tutorial che vi spiegherà cosa dovrete fare quando riceverete la vostra Leo 3 Smart. Allora, l'importante per la Leo 3 Smart è l'apertura. Bisogna aprirla sempre in posizione verticale, mai in posizione orizzontale, in quanto aprendola rischiamo che qualche goccia che rimane residua sugli O-ring entri all'interno della custodia. Quindi la modalità di apertura è sempre in posizione verticale. Dovremo alzare le due cerniere, anche se non contemporaneamente uguale, e poi premendo sulle due cerniere riusciremo ad aprire la custodia. In questo caso una e la 2 apriamo la custodia. Per chiuderla dovremo controllare che non ci siano i cavi nelle sedi, quindi degli O-ring, riaccoppiare la custodia, premere prima la custodia e poi con le due cerniere andare a chiudere. Lo dimostro di qua. Vi faccio vedere, quindi posizione verticale, andremo a alzare le due cerniere, una e la 2, premeremo sulle due cerniere e andremo ad aprire. È molto importante all'uscita di ogni immersione asciugare, perché qui si rimarrà sicuramente qualche goccia d'acqua vicino alle gole degli O-ring, sia nel dorso che nella parte della custodia dove lavorano gli O-ring. Dovremmo verificare con cura che tutti i cavi siano perfettamente all'interno della custodia, quindi che nessun cavo vada a impedire la tenuta della custodia. Questo è molto importante, sia per quanto riguarda il cavetto di ricarica del nostro smartphone che i cavetti di alimentazione che troviamo nella parte in alto. Verificare che tutte le sedi degli O-ring siano ben lubrificate, comunque non ci siano sporcizie, impurità che compromettano la tenuta, e andremo a chiudere la custodia. Per chiudere la custodia, quindi, non andremo a tirare immediatamente con le cerniere, lasceremo le cerniere alzate, andremo semplicemente ad aiutarci con la mano a chiudere e dopo andremo a chiudere con le nostre cerniere. All'interno del nostro smartphone quindi troveremo la nostra cover che andremo allentando le due vitine, se è un po' stretta, tramite una brugola a estrarla. In questo caso le avevamo già allentate precedentemente. E andremo a tirare via la nostra cover. All'interno troverete il vostro cavetto short per lo smartphone e il battery pack. Quindi questo lo potrete togliere e questo qui lo potrete scollegare in questo modo. Questo battery pack alimenta sia l'elettronica della custodia che il nostro smartphone in ricarica tramite lo short cable. Poi andremo a collegare il battery pack all'alimentazione della nostra custodia. Ok, e andremo a riposizionare il battery pack con cura all'interno della custodia. Poi andremo a posizionare i cavetti in maniera che vadano tutti in sede e non compromettano in nessun modo la tenuta della custodia. Quindi i cavetti dovranno andare tutti all'interno perfettamente. Questo è il nostro cavetto di ricarica dello smartphone, anche questo dovrà oltrepassare la sede degli O-ring, quindi andrà posizionato con cura posteriormente e dovremo farlo entrare non qua, ma assolutamente all'interno della sua sede, in maniera che il cavetto non oltrepassi e non comprometta poi la tenuta della custodia. Quindi andrà posizionato in questo modo qua. A questo punto andremo a riposizionare la nostra cover e andremo ad inserire il nostro smartphone collegando il cavo di alimentazione e andremo a riposizionare all'interno della nostra cover. Ecco, diventa importante accertarci che il cavetto non vada nella parte di compromessa tenuta custodia, ma rimanga all'interno, quindi di questa parte qua, in maniera che in questo modo qui siamo sicuri che quando andremo a chiudere non avremo problemi di tenuta. Per quanto riguarda invece l'installazione dell'app sarà molto semplice. In funzione del vostro smartphone, se Android o iOS, andrete o sull'Apple Store o su Google Play a cercare la nostra app per poterla scaricare. Quindi in questo caso andremo sull'Apple Store, andremo in cerca, scriveremo EasyDive cerca
e verrà fuori la nostra app. In questo caso abbiamo il simbolino della nuvolina perché abbiamo già scaricato l'app, quindi però voi avrete la scrittina installa come nuova, andremo a cliccare e ci scaricheremo la app. Quindi questo è la stessa cosa sia per quanto riguarda Android che iOS, quindi nel senso che bene o male la stessa procedura. Apri, lanceremo l'app. Chiaramente l'app è abbinata ad ogni telefono, è abbinato alla propria custodia, quindi ogni cliente avrà un codice di sblocco che andrà inserito per la prima volta. È come connettere un qualsiasi dispositivo Bluetooth, come facciamo l'esempio di un viva voce della macchina. Il primo abbinamento è un codice di sblocco che vi daremo noi e quindi vi invieremo ad ogni cliente un codice di sblocco tramite WhatsApp o SMS che voi semplicemente andrete a copiare e a incollare alla richiesta, nel senso che ora andremo a collegare, a cliccare il tasto connetti, l'app è connessa, ma andremo a premere un tasto qualsiasi sulla nostra custodia. Premendo il tasto ci verrà fuori questa scritta, quindi questo che vedete sopra è il vostro serial number della custodia, contatta per sbloccare Easy Dive, per sbloccare la custodia. Noi vi avremo già inviato quindi un codice di sblocco che semplicemente andrete a copiare. Ok? Abbina. A questo punto il vostro smartphone è abbinato ed è pronto per l'uso. Una volta connesso inizierà a lampeggiare il LED verde. Questo conferma che la custodia e il telefono sono in perfetto dialogo. Andremo a questo punto a chiudere la custodia, rimuovere la protezione, anche quella frontale, e premendo semplicemente il tasto on off ad attivare quindi il nostro smartphone e in questo caso potremo accedere a tutte le funzionalità della nostra app.